Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un pane per principianti. È un pane delizioso, semplice da preparare, davvero alla portata di tutti. Seguite passo passo il video per avere anche voi la soddisfazione di portare in tavola un magnifico pane fatto con le vostre mani. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per preparare l'impasto del nostro pane abbiamo bisogno di farina zero con 12,5 grammi di proteine. Vi ricordo che le proteine le trovate sempre riportate sul pacco della farina tra i valori nutrizionali. Abbiamo poi bisogno di acqua a temperatura ambiente, zucchero, lievito di birra fresco e sale. Tutti i pesi li trovate scritti in info box sotto il video. Aggiungiamo il lievito in acqua e aggiungiamo anche lo zucchero e facciamo sciogliere. E adesso versiamo acqua, lievito e zucchero nella ciotola della farina e impastiamo con una spatola o con un cucchiaio di legno. Ora possiamo lasciare la spatola e aggiungiamo il sale e impastiamo a mano. L'impasto è morbido ma si stacca bene, vedete, dalle pareti della ciotola e è ben lavorabile. Bene, il sale è stato ben assorbito. Ora chiudiamo la ciotola mettendo un piatto e attendiamo 15 minuti. Dopo 15 minuti riprendiamo la lavorazione del nostro impasto. Mettiamo un pochino di farina sul piano di lavoro e rovesciamo l'impasto sul piano. L'impasto ha già cambiato struttura, vedete? E adesso lo allunghiamo leggermente e lo pieghiamo in due, così. Vedete? Niente di più semplice. Poi lo giriamo, lo teniamo con una mano, lo allunghiamo e lo pieghiamo ancora in due. E ripetiamo la stessa cosa per più volte. Lo allunghiamo e lo pieghiamo in due.
Guardate la struttura dell'impasto, com'è cambiata con pochissime pieghe che abbiamo fatto così sul piano di lavoro. Ora noi lasciamo l'impasto esattamente in questo modo, lo copriamo con un tovagliolo e attendiamo ancora 15 minuti. Dopo 15 minuti ripetiamo lo stesso tipo di pieghe che abbiamo fatto in precedenza. Tiriamo l'impasto e lo pieghiamo. L'impasto ha già iniziato a lievitare, vedete com'è soffice? E ora chiudiamo l'impasto così, perché le pieghe che abbiamo fatto sono sufficienti. Eccolo qui, il nostro impasto pronto per andare in ciotola a lievitare. Ho messo un pochino di farina in una ciotola, dispongo così l'impasto, copro la mia ciotola con pellicola e lascio che l'impasto raddoppi di volume. In 2 ore e mezza alla temperatura di 24 gradi l'impasto ha più che raddoppiato di volume. Adesso spolveriamo leggermente il piano di lavoro e ci rovesciamo l'impasto. Abbiamo ottenuto una lievitazione a dir poco meravigliosa. Adesso, senza sgonfiare completamente l'impasto, quindi senza stressarlo troppo, lo allarghiamo leggermente, perché dobbiamo subito formare il nostro pane. Piego il bordo superiore. Una volta che abbiamo piegato, pieghiamo ancora in questo modo e facciamo pressione sigillando l'impasto e poi chiudiamo verso di noi. Mentre chiudiamo, sigilliamo la pasta utilizzando i pollici. Niente di più semplice, vedete? Con pochissimi passaggi abbiamo formato il nostro filone. E ora trasferiamo il filone direttamente su una teglia foderata con carta da forno. Adesso copriamo il pane con un tovagliolo pulito e attendiamo 20 minuti. Lo lasciamo sul piano di lavoro a temperatura ambiente. Dopo l'ultimo riposo, ecco come si presenta il nostro filone, è davvero magnifico. Ora dobbiamo spennellare la superficie del nostro pane con dell'acqua. Io utilizzo un pennello, potrete anche vaporizzarla.
se si utilizza come me un pennello bisogna fare molta attenzione tanto da non rovinare la lievitazione. E ora dobbiamo fare un bel taglio prima di infornare. E noi siamo pronti per il forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 250 gradi. Ora inforno il pane abbassando la temperatura a 230 gradi e lascio cuocere il pane per i primi 10 minuti a 230 gradi. Poi abbasso ulteriormente la temperatura a 210 gradi e lascio cuocere il pane a 210 gradi per ulteriori 20 minuti. Dopodiché abbasso a 190 e lascio cuocere per gli ultimi 15 minuti. Ed eccolo qui il nostro meraviglioso pane appena sfornato. Ora bisogna lasciarlo raffreddare su una griglia, tanto però vi faccio sentire la croccantezza. E siamo pronti per tagliare il nostro pane. Prima vi faccio vedere la cottura anche sulla base. Guardate, ha una doratura perfetta. È un pane leggerissimo e croccante. E adesso lo tagliamo insieme. Ed eccolo qui, il nostro pane semplice, semplice. È davvero un pane meraviglioso alla portata di tutti. Un pane preparato in pochissime ore. Non abbiamo dato un'altissima idratazione a questo pane. Abbiamo fatto delle pieghe davvero elementari, semplicissime, ma abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Io credo che sia realmente un'immensa soddisfazione preparare un pane e farlo gustare ai propri ospiti o ai propri cari. Iniziate a fare questo pane se siete principianti e poi potrete sbizzarrirvi anche in altre preparazioni come ad esempio la ciabatta o la baguette. Vi ricordo che anche video di pani un pochino più complessi li trovate tutti sul mio canale e spiegati anch'essi in maniera semplice e passo passo. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che il mio pane per principianti sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.